Buonasera a tutti. Quest'oggi parleremo di shift, o più comunemente chiamato da noi pescatori spostamento. Abbiamo avuto qualche richiesta nel precedente video e abbiamo deciso di fare un piccolo approfondimento per questo tipo di settaggio. La prima cosa che mi viene da dire è che non sono un tecnico elettronico, quindi cercherò di spiegarlo al meglio da pescatore a pescatore. Lo spostamento o shift non è altro che un taglio di una fascia d'acqua che a noi non interessa vedere, ma nel contempo il nostro strumento concentrerà tutti i suoi pixel nella fascia d'acqua rimanente. Quindi è un concetto abbastanza semplice. Immaginiamo di avere una profondità di 40 metri. Quindi in una situazione normale lo strumento concentrerà la sua potenza, tutti i suoi pixel da 0 a 40 metri. Utilizzando lo spostamento e quindi tagliando una piccola fascia d'acqua, immaginiamo che tagliamo da 0 a 20 metri, rimarranno gli altri 20 metri e in quei 20 metri rimanenti lo strumento concentrerà tutta la sua potenza e tutti i suoi pixel. Quindi avremo un'immagine molto più nitida, molto più pulita e molto più nel dettaglio. Poi con il nostro full 1 andremo anche a utilizzare lo zoom, che funzione affiancato allo spostamento, quindi avremo un ulteriore dettaglio di nitidezza sulla marcatura. Non ci resta altro che andare a vedere questa funzione nel nostro strumento. Eccoci qua, siamo davanti allo strumento, siamo a 46 metri, abbiamo sempre il nostro blocco foldo per la ricerca dei calamari, abbiamo lo spostamento a 0,0 perché ora vi mostro come tagliare la fascia d'acqua. Il nostro strumento, una cosa molto importante che ancora non vi ho detto, è in HF zoom, vedete qua, solo con il cursore vi faccio vedere, HF zoom, da selezionare per la ricerca dei calamari. In questo modo perché? Perché tagliando la fascia d'acqua, qui appena compare diciamo il target dei calamari, qua viene ingrandito, ma viene ingrandito con tanta nitidezza perché noi andremo a sfruttare proprio lo shift. Andiamo in tasto funzione, che è il nostro dove noi abbiamo inserito lo spostamento. Ora vi mostro una cosa, andiamo in ESC, menu, tasto, che è il tasto funzione, possiamo inserire sia lo spostamento, mi sono spostato a destra con il cursore, vado in enter, possiamo inserire sia lo spostamento che l'avanzamento immagine, interferenza, clutter, tutti questi valori qua. Io per comodità ho selezionato lo spostamento, quindi torno a uscire. Immaginiamo di tagliare una fascia d'acqua, ok? Prima di tagliare la fascia d'acqua, siccome lo spostamento fa multipli di quello che noi andiamo a tagliare, 5, 10, 15, 20, 25, per far sì che lo spostamento vada metro per metro, bisogna mettere la scala a 5 metri. Scusate, ok? Con il cursore vado su, la scala ovviamente è in manuale, quindi io l'ho imposta a 5 metri. Cosa succede? Adesso con lo spostamento, quindi ho cliccato qua il tasto funzione, posso andare a numerare i metri metro per metro. Con il cursore vado, vedete? Ok, siamo a 46 metri e quindi io a lui, per una questione di comodità matematica, lo mettiamo a 26 metri, ok? Quindi 26 metri. Ora ovviamente il mio strumento segna 000 qua, vedete, non segna nulla, non segna il metraggio. Questo perché? Perché ho bisogno di tornare nel range, quindi nella scala manuale, e impostargli diciamo la profondità giusta. Ma se noi abbiamo tagliato 26 metri, qua ovviamente se siamo a 46 metri dovrò dargli 20 metri, perché 20 più 26 che ho tagliato fa 46. Quindi andiamo a mettergli 20 metri, andiamo a dare l'ok e vedremo che il nostro strumento ci segna 46 metri e le due linee qua sono perfette, vedete? Un'altra cosa da dire qua nel menu è questa: quando noi quando noi impostiamo la scala manuale, io per esempio qua non ho fondali tanto alti, poi in questo periodo non mi spingo molto profondo, quindi ho messo come profondità massima 80 metri. Questo tipo di metraggio significa che noi abbiamo detto allo strumento oltre gli 80 metri non puoi leggere.
Quindi quando ci compariranno dei trattini sopra dove non leggiamo più il fondo, abbiamo bisogno di tornare qua nella scala e mettere qua un valore maggiore per fargli leggere la nostra profondità. Un'ultima cosa, non confondete lo zoom con lo spostamento, perché quando noi tagliamo la fascia d'acqua e rimane qua l'immagine nitida che poi viene zoomata nitidamente, non può farlo lo zoom, perché lo zoom, quando noi abbiamo il valore da qui da 0 a 50 metri, zoomerà la parte dove lui ha già concentrato tutti i pixel a sua disposizione, ma nella fascia d'acqua da 0 a 46 metri. Ok? Quindi è molto importante non confondere lo zoom con lo spostamento. Siamo giunti al termine di questo piccolo video, anche perché sta iniziando a piovere, dobbiamo scappare. Mi raccomando, io vi regalo la mia esperienza su tutto quello che ho imparato sino a domani, perché è una pesca che non arriva mai a una fine. Vi chiedo semplicemente di regalarmi il vostro interesse per il nostro canale, quindi fate l'iscrizione, mi raccomando. Un saluto a tutti e al prossimo video. Ciao!